Buongiorno e ben ritrovati per questa seconda videorecensione di carart.it. A cavallo tra gli anni 80 e 90, in un periodo storico in cui il primeggiare tra le automobili di produzione europea significava essere nell'Olimpo dell'automobilismo, BMW decise di proporre qualcosa di nuovo ed innovativo, qualcosa che doveva essere di una categoria superiore, in tutti i sensi. Per farlo creò la superlativa 850 E31. Presentata al Salone di Francoforte del 1989, la 850i nacque per sostituire l'ormai attempata, ma pur sempre eccelsa, 635 CSI, nonché per contendere lo scettro allora saldamente detenuto dalla mitica Mercedes S e C, declinando il concetto di super gran turismo secondo la logica BMW. Piacere di guida innanzitutto. Non solo una sportiva quindi, non una supercar iperprestazionale, ma una gran turismo completa che doveva riuscire a soddisfare la clientela più esigente, desiderosa di avere da un'auto, oltre a comodità e prestazioni, anche sportività, piacere di guida e l'orgoglio di possedere un mezzo tecnologicamente avanzatissimo. A questa necessità e con detta filosofia rispondeva la Serie 8 e per farlo aveva una miriade di buone carte da giocare. Anzitutto un design unico, quasi coraggioso. BMW non è mai stata particolarmente timida nel produrre auto dal design non propriamente convenzionale e la 850 non fa eccezione. Ma bisogna considerare quanto questa scelta pesasse maggiormente nel suo caso. Con la Serie 8 si andava oltre l'ammiraglia Serie 7. È infatti nata per essere la punta di diamante di una casa automobilistica in grande crescita sotto ogni punto di vista. La silhouette dell'850 è perfetta. Il prominente paraurti anteriore, che ingloba la mascherina di proiettori, parte basso per dare spazio allo sviluppo longitudinale dell'immenso cofano motore, segnato dagli inconfondibili fari a scomparsa, elemento simbolo della produzione automobilistica degli anni '80. L'abitacolo arretrato nasce dall'inclinatissimo parabrezza che precede il tettuccio e chiude morbidamente con l'ampio lunotto posteriore, seguito dalla coda corta e sfuggente. Il montante posteriore è sottile e le ampie superfici vetrate laterali, prive di montante centrale, agevolano molto la visibilità, mentre i rigonfiamenti dei parafanghi, posti poco sotto alla linea di cintura, evocano la potenza e le capacità dinamiche della vettura. La linea sinuosa della 850 viene enormemente esaltata dal colore Mauritius Blau di questo esemplare, una delle tinte classiche per quest'auto, che rende ancora più evidente quanto la sua eleganza sia tale da non richiedere l'impiego di nemmeno una modanatura cromata e le sue proporzioni perfette riescono a coniugare detta eleganza con la sportività tipica del marchio bavarese. Per riuscire nel medesimo intento con gli interni, la 850, nonostante la totale assenza di legni e di materiali che non siano plastiche e pellami, sfoggia linee disegnate per plancia e pannelli porta, le cui forme e proporzioni dei volumi sono estremamente gradevoli e fanno sì che si abbia sempre la sensazione di sentirsi l'auto cucita addosso. I sedili anteriori sono comodi e contenitivi, dotati di regolazioni elettriche e con una caratteristica interessante. A causa dell'assenza del B-pillar hanno infatti integrate le cinture di sicurezza. La strumentazione analogica grande e ben leggibile affianca le bocchette di ventilazione che sovrastano l'interfaccia del MID, dello stereo e del climatizzatore. Il tunnel centrale ospita la leva del cambio, del freno di stazionamento ed il portaoggetti, sino a condurre lo sguardo alla parte posteriore dell'abitacolo, dove separa con un grosso bracciolo i due sedili posteriori, scomodi soprattutto per chi supera il 1,65 m di altezza. Il bagagliaio capiente finisce di descrivere l'indole di questa comoda GT, che grazie alla sua abitabilità e alle sue caratteristiche è l'auto perfetta per compiere lunghi viaggi. Ciò che più definisce quest'auto però è il motore. Un bellissimo, grandioso e potente 12 cilindri a V di 60 gradi superquadro, con un albero a camme in testa per bancata e 2 valvole per cilindro. Anche tale scelta tecnica è coerente con lo spirito non esasperato della vettura, che desidera offrire grandi prestazioni senza mai far venir meno l'affidabilità. La cilindrata è di 5 litri e i valori di potenza e coppia sono rispettivamente di 300 cavalli a 5200 giri al minuto e 450 Nm a 4100 giri al minuto. Le prestazioni sono di conseguenza molto buone, 250 km/h di velocità massima autolimitati e uno scatto da 0 a 100 che avviene in 7,4 secondi.
Dopo 4 anni dalla sua presentazione, la 850i viene aggiornata e affiancata da altre 2 motorizzazioni. La 850i diventa 850ci, dotata di un 5,4 litri da 326 cavalli con cambio Steptronic, e vengono introdotte la 840ci con motore V8 4 litri da 285 cavalli e la 850 CSI, sviluppata da BMW Motorsport, con il V12 portato a 5,6 litri erogante 380 cavalli, sulla quale viene reso disponibile come optional il retrotreno autosterzante AHK. Accoppiato al V12 della 850i troviamo inoltre l'80% degli esemplari venduti un cambio automatico a 4 rapporti con 3 modalità di guida, che veniva preferito ad uno dei primissimi manuali a 6 marce, il medesimo che equipaggiava la coeva Chevy Corvette ZR1. Lo schema classico con motore anteriore e trazione posteriore fa sì che la ripartizione dei pesi sia prossima alla perfezione e l'ottimo handling è assicurato dai pneumatici da 16 pollici e dalle sospensioni a ruote indipendenti, con ammortizzatori a regolazione elettronica a 25 braccetti per ruota e con una geometria particolare per la quale, in fase di rilascio, avviene una lieve sterzatura delle ruote posteriori. Con quest'auto però inizia l'era in cui la meccanica non è il solo fattore che definisce il carattere di una vettura. L'elettronica e la tecnologia hanno inciso pesantemente sul comportamento dinamico dell'850, grazie all'adozione, oltre all'ovvia presenza dell'ABS, dell'EDC per il controllo elettronico delle sospensioni, dell'ASCPT per il controllo di stabilità e trazione e dell'AHK, il sistema a 4 ruote sterzanti disponibile sulla 850 CSI. Inoltre adotta la tecnologia multiplex per ridurre l'ingombro dei cablaggi ed offre finezze come lo specchio retrovisore destro che si abbassa in retromarcia, la presenza di un sensore per rilevare la qualità dell'aria che, in caso di necessità, attiva automaticamente il ricircolo in abitacolo e molti altri interessanti amenicoli elettronici. Grazie a queste caratteristiche tecniche e finezze tecnologiche, la 850i alla guida risulta insospettabilmente appagante. Sulla carta si può immaginare che i tanti filtri compromettano pesantemente la dinamica di guida, ma così non è. È infatti sorprendentemente snella e agile, considerando il suo importante peso, la filosofia da Gran Turismo e il periodo storico in cui è stata progettata. La sportività di questa grossa coupé viene esaltata dal suono del V12, che da basso e possente diventa acuto e vibrante agli alti giri. Gli unici appunti che si possono muovere a questa bavarese in blu sono uno sterzo poco comunicativo, soprattutto alle basse velocità, ed i freni che, seppur potenti, si percepisce vengono affaticati dal peso dell'auto. Dalla prova su strada si esce dall'abitacolo con una certezza. La 850 è un'antesignana dell'auto contemporanea, filtrata da ingombranti tecnologie, appesantita dalle tante servoassistenze, ma piacevole e soprattutto facile da guidare. Non l'unicorno da domare, ma una super Gran Turismo da condurre in rilassatezza. Con lei è iniziato un approccio nuovo dell'automobilismo che ha permesso di godere dei pregi senza, presumibilmente, scontare dei difetti. Oggi però le case automobilistiche hanno estremizzato tale approccio, estendendolo al modo di concepire e di progettare i veicoli. Non c'è più il guizzo del genio che propone, rischiando, un'auto avveniristica come la 850 E31. Al suo posto oggi vi sono studi di marketing con schiere di analisti che indagano cosa piace ai più e vi si adeguano. Si è reso semplice non il mezzo per l'utente, ma il modo di progettare per la casa. Questo fenomeno, assieme alla perdita di identità specifica dei veicoli a causa della globalizzazione, sta pian piano uccidendo l'automobile per come la amiamo noi appassionati. Speriamo che vi sia il tempo per invertire questa tendenza, eliminando l'apatia contemporanea derivata dall'essere certi, su base statistica, di come andranno le cose e ritornando all'approccio del passato, più rischioso ma immensamente più appagante. Nel frattempo chi si prende cura dell'automobilismo, per come lo abbiamo sempre conosciuto ed amato, è il mondo dell'Heritage, il club di auto d'epoca e con specifico riferimento all'850 il BMW Club E31 Italia, nato nel 2018 per volere dei proprietari di queste vetture, che tramite la condivisione di esperienze, i campus tecnici
e la rete di informazioni creata permette a mezzi complicati come questo di continuare a vivere e a regalare emozioni e soddisfazioni. Grazie a tutti voi per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. Nel caso in cui vi fosse piaciuto, spero che condividiate e interagiate con esso. Grazie al Circolo Patavino Autostoriche che ha patrocinato questa produzione, agli amici Eligio Goffo e Pierangelo Scaffidi, membri, soci fondatori del BMW Club E31 Italia, che ci hanno gentilmente concesso di usare e poter apprezzare le loro splendide BMW 850, e grazie ad Alessandro Cester per il service tecnico. Grazie di nuovo a tutti e a presto.